Se per caso siete alla ricerca di uno smartphone impermeabile, anticaduta e antipolvere con una batteria superiore ai 10.000 mAh e magari anche 5G, allora questo King Kong Star è il device che stavate aspettando. Guardate che spettacolo il secondo display. Tornando alla recensione, il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing andando ad analizzare tutta la sua scheda tecnica e nella seconda parte andremo a fare tutti i test del display, fotocamera e anche del Night Vision. Prima di iniziare con la recensione vi ricordo che se anche voi come me vi siete innamorati di questo bellissimo rugged phone, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nella descrizione di questo video. Sigla e iniziamo con l'unboxing. Andiamo ad aprire la scatola, estraiamo il nostro bellissimo cubo rugged. Guardate che bello, spicca subito il secondo schermo. Guardate anche la geometria della parte posteriore, ho apprezzato tantissimo il bicolor come scelta progettuale. Guardate che bello, i lati questo rosso bordeaux e anche all'interno queste linee guida rosse che ricordano una X. Comunque dopo lo andremo a analizzare nei particolari. Continuiamo con l'unboxing. Qua ovviamente spiega che la batteria non è removibile. Andiamo a aprire questo vano laterale. Oh mio Dio quanta roba! Partiamo subito dall'alimentatore che è compatibile con la ricarica rapida a 33 W ed è dotato di slot di tipo C. Il cavo di alimentazione sempre è di tipo C e addirittura hanno inserito anche gli auricolari. Aspetto di Kubo che ho apprezzato tantissimo perché quasi mai vengono inseriti nelle dotazioni base dei cellulari. Adesso continuiamo con l'ultima parte, apriamo il doppio fondo. Olè! La mini chiavetta per la nano SIM ben imbustata, la scheda tecnica, il manuale di installazione e per finire come ciliegina finale anche la linguetta protettiva che adesso andiamo ad estrarre. Guardate qua, sentite anche com'è rigida, per cui devo dire che come dotazione base non manca praticamente niente. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. E ora andiamo a analizzare le caratteristiche tecniche. Partiamo dallo schermo. Monta un display LCD IPS da 6,78 pollici in Full HD+, 1080x2460 pixel, 90 Hz di refresh rate a 396 ppi. E per concludere la parte frontale troviamo la selfie camera da 32 megapixel. Eccola qua. Andando a analizzare il telaio, noto subito che è pieno di gommini protettivi, guardate, potrei anche farlo cadere per delle ore senza rischiare minimamente di segnare o di rompere il telaio. Nella parte sinistra troviamo lo slot per le SIM, ben protetto da questo gommino protettivo che ne aumenta ulteriormente l'impermeabilità. Guardate che bello, addirittura è triplo slot, potete inserire in contemporanea nano SIM 1, nano SIM 2 e anche una micro SD per espandere la memoria fino a 2 TB. Proseguendo nella parte inferiore troviamo lo slot tipo C di ricarica, anche qui ben protetto da un gommino protettivo, eccolo qui. Nel lato destro invece troviamo il regolatore del volume, più e meno, il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitale e infine come ciliegina finale il lato più bello, ossia la parte posteriore dove troviamo la luce flash, il Night Vision da 24 megapixel dotato di due emettitori IR, la macro camera da 5 megapixel e la potentissima telecamera principale da 100 megapixel che è capace di fare video a 2560 x 1440 pixel a 30 fps. Eccoci qua nell'home page di Android 13. Noto subito che lo schermo è molto scorrevole, vediamo anche nella parte laterale della navigazione, guardate se va velocissimo. Andiamo a vedere anche lo zoom degli articoli, devo dire che è abbastanza rapido e fluido. Proviamo anche il test dell'evidenziazione e direi che anche qui ci siamo. Ora andiamo a fare un tour delle impostazioni. Come vedete sono le principali impostazioni di Android. Andiamo a analizzare quelle più importanti. Partiamo dalla batteria. Questo rugged phone monta una batteria potentissima di 10.600 mAh. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione abbiamo ben 256 GB. Il display anche qui potete adattarlo con la luminosità sia quella automatica che personalizzarla nella barra qua in alto oppure direttamente dalle impostazioni. Potete anche decidere lo spegnimento del display, io lo tengo sempre a 30 minuti mentre faccio le recensioni, ma potete metterlo anche più basso. Potete variare anche la dimensione dei caratteri, potete scegliere il tema scuro. A me onestamente non piace, tengo sempre il tema chiaro, ma ora andiamoci a concentrare sulle peculiarità di questo King Kong Star, a partire dal back screen, che non è nient'altro che lo schermo posteriore. Lo potete personalizzare, se il time out io l'ho inserito a 10 minuti e potete abbassarlo anche a 15 secondi. Il livello di luminosità anche qui lo tengo a livello 8, ma se vi dà fastidio o volete
volete risparmiare la batteria potete metterlo anche più basso. Per attivarlo si può attivare col doppio clic, andiamo a fare direttamente la prova. 1 e 2. Tra l'altro molte funzioni si possono completamente personalizzare direttamente da questo schermo. Come prima cosa, per cambiare il quadrante vi basterà cliccare 2 volte, vi appariranno le 2 frecce direzionali e potete decidere di cambiare layout. Guardate le varie modalità, questa ad esempio ha più l'aspetto digitale, ma personalmente preferisco la classica col quadrante. Andiamo a vedere le varie funzioni. Se strisciate verso destra trovate la bussola e con un altro swipe andate anche nella gestione della musica. Play e pausa, traccia avanti e traccia indietro. Ma non è tutto, perché se strisciate verso il basso vi darà anche il livello della batteria. Potete addirittura leggere le notifiche. Guardate, qua c'è Telegram, Gmail, eccetera eccetera. Per cui veramente tanta roba. Continuando con le impostazioni, altra funzione veramente utilissima è l'espansione della memoria, perché questo smartphone ha 12 GB di RAM, ma con questa espansione virtuale potete addirittura raddoppiarla arrivando a raggiungere ben 24 GB di RAM. Altra caratteristica molto interessante di questo smartphone è lo Smart Panel, che ve lo faccio vedere subito, ossia questa tendina laterale. Guardate, per attivarla è molto semplice e immediato, vi basterà fare un piccolo swipe verso sinistra e vi apparirà questa schermata con la navigazione, il calendario e le foto. Potete anche decidere di cambiare le applicazioni che appariranno oppure fare uno screenshot, eccolo qua, e per finire anche mettere in blocco il cellulare. Lo possiamo considerare come un vero e proprio tasto personalizzabile. E ora andiamo a fare un po' di test. Partiamo dal sensore di impronta digitale, mettiamo in stand-by, proviamo a sbloccarlo e se è sbloccato subito facciamo altri 2-3 tentativi e 2 su 2 proviamo anche al contrario e l'ha sbloccato, per cui direi che come sensore ci siamo. Continuiamo anche con un test audio, aumentiamo il volume, vi faccio sentire un po' di musica. Lo speaker si trova nella parte posteriore, eccolo qua. Sentite che potenza, se ci mettete un dito sentite anche le vibrazioni. Direi che come qualità ci siamo. E nonostante sia un monospeaker, la potenza non ne risente particolarmente. E dato che siamo già su YouTube, andiamo a fare anche un test per il display in 16 noni, così vi fate un'idea anche della qualità dello schermo. Come vi dicevo durante l'intro, ha un refresh rate di 90 Hz e nonostante non sia un AMOLED, comunque i colori sono abbastanza naturali, guardate. E apprezzo tantissimo che puntano sul realismo invece di incrementare la vivacità come altri smartphone che alla fine risultano un pochino irreale. E ora siamo arrivati al test della fotocamera. Vi farò vedere un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente da questa fotocamera. Come avete visto dalle foto, la 100 megapixel si è comportata veramente bene, la qualità è molto buona e nonostante abbia scattato in una giornata parecchio nuvolosa, il risultato non ne ha risentito. E per quanto riguarda i video, devo dire che sono pienamente in linea con gli altri rugged phone della sua stessa fascia di prezzo. Ovviamente non potevo farvi mancare anche il test del Night Vision. Ora andrò a mettere questo King Kong di fianco alla mia Sony Z Vlog, dopodiché andrò a spegnere tutte le luci, così vedrete la differenza fra le due riprese. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Questo è quello che si vede con la Sony Z Vlog e questo è quello che si vede col Night Vision del King Kong Star. Guardate, si vede tutta la mia postazione, si vede anche la mia maglietta di Kakashi, per cui posso dire tranquillamente che questo Night Vision è andato oltre le mie aspettative. E infine, per testare questo processore octa-core MediaTek Dimensity 5G, ho svolto variati test gaming e devo dire che si è comportato tutto sommato bene. Il refresh rate dello schermo di 90 Hz dà una buona giocabilità e anche la potentissima batteria da oltre 10.000 mAh ci permette di giocare tantissime ore senza preoccuparsi dell'autonomia. Se volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia, lasciate un like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. E noi siamo arrivati proprio alla fine, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!